Benvenuti alchiliani in questo nuovo video che odora di sangue e polvere da sparo. Avete mai riflettuto su quanto sia sottile il confine tra il bene e il male, tra l'ordine e la follia, tra il dovere e il fanatismo? Hellsing, l'opera feroce e visionaria di Kōtei Hirano, non ci offre semplicemente una storia di vampiri, ma ci trascina in un abisso dove ogni certezza viene corrotta, ogni ideale è messo in discussione. Al centro di questo vortice c'è lui, Alucard. Il suo nome non è solo leggenda, è un eco che attraversa i secoli, un sussurro di terrore e fascino che si annida nelle pieghe più oscure dell'anima umana. Non è solo il protagonista, è l'enigma, non solo un vampiro, è Vlad Tepes, il famigerato impalatore, l'uomo che la storia ha ribattezzato Dracula. Immortale, imprigionato in un'esistenza di sangue e silenzio, incatenato da un giuramento eterno all'organizzazione Hellsing, guidata dalla glaciale e imperturbabile Sir Integra Fairbrook Bingates Hellsing. Lei una mortale, eppure la sola che riesca a domarlo. Perché Alucard si inginocchia dinanzi a lei? Non per debolezza, ma per rispetto, perché in lei riconosce ciò che neppure l'eternità è riuscita a corrompere, la volontà incrollabile, il comando morale, la purezza di chi sceglie il dovere ogni giorno anche a costo dell'anima. La sua figura, avvolta in un lungo cappotto cremisi, il cappello a larghe falde, gli occhiali scuri, una maschera d'eleganza che nasconde una creatura al di là di ogni definizione, un'ombra viva, un'essenza fatta di occhi roventi e mormorii di anime divorate. Alucard è la negazione della morte e l'incarnazione del potere. Può diventare nebbia, fuoco, bestia, può rigenerarsi da qualsiasi ferita, ma soprattutto può assorbire le anime, confondere i confini del sé e riscrivere la propria identità attraverso quelle altrui. È un dio del caos, eppure obbedisce. Perché? Nel cuore di questa obbedienza si cela una domanda terribile: è lealtà o condanna? È una scelta consapevole o un'eterna punizione? Perché Alucard uccide con piacere, si nutre della guerra come un artista che trova ispirazione nel massacro. Eppure dietro quella ferocia c'è una mente fredda, una coscienza lucida, quasi filosofica. Il suo sadismo non è privo di pensiero, è uno specchio della nostra ipocrisia. In questo inferno morale si muovono anche altri attori. C'è Seras Victoria, la giovane recluta trasformata da Alucard, seguita non con brutalità ma con attesa. In lei vede la scelta, la possibilità di diventare qualcosa senza rinunciare completamente all'umanità. E poi ci sono gli antagonisti, Millennium, l'incubo nazista guidato dal Maggiore che vede nella guerra eterna non un mezzo ma un fine, un delirio senza etica dove l'orrore diventa destino, e la sezione 13 Iscariota, il braccio armato del Vaticano mosso da una fede talmente assoluta da perdere di vista l'umanità che pretende di salvare. Così Hellsing si fa riflessione brutale sul concetto stesso di giustizia. Chi è il giusto quando il giusto uccide con piacere? Chi è il salvatore quando si abbandona alla crudeltà? E allora emerge l'inquietante verità. In questo mondo lo statuto morale non si misura con l'intento ma con l'azione, con la capacità di guardare l'orrore negli occhi e non distogliere lo sguardo. Alucard non è un eroe, né un semplice mostro, è qualcosa di altro, è la domanda incarnata. Cosa accade quando si smette di avere paura? È la volontà che non chiede più permesso, è un potere che non cerca più giustificazione, ma solo la verità che si nasconde dietro le maschere della virtù. In lui il potere è esame, non dominio, è il riflesso di un'umanità che si è persa, forse, ma che ancora combatte per capire cosa significa davvero esistere. E così la sua immortalità diventa una condanna lucida, non c'è redenzione nel perdono ma solo nella memoria. Alucard non vuole dimenticare chi è stato, cosa ha fatto, vuole essere ricordato per ogni goccia di sangue, ogni vita spezzata e per ciò che ha difeso nell'ombra, perché in fondo la sua vera dannazione non è l'eternità ma la coscienza, la scelta continua di restare sveglio, vigile dentro l'inferno. Hellsing ci obbliga a guardare dentro noi stessi e a domandarci quanto siamo disposti a sacrificare in nome del dovere e soprattutto quando il dovere cessa di essere virtù e diventa autoinganno. La guerra del Maggiore, la fede cieca dell'Iscariota, la furia disciplinata di Alucard sono tutte facce della stessa medaglia, tutte varianti del desiderio umano di trovare senso nella distruzione.
Alucard, l'imperatore immortale, è dunque il simbolo ultimo di questa riflessione. Un re delle tenebre che ha scelto la luce non per redenzione, ma per consapevolezza, perché il vero coraggio non è combattere l'oscurità, è abitarla senza smettere di cercare un senso, è specchiarsi nel proprio abisso e non distogliere mai lo sguardo. Beyond All.